Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come accennato nel precedente video, oggi con voi farò il portaposate tema natalizio e ovviamente faremo un semplice cappello ragazzi. Prima di iniziare ovviamente con questo video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like ai miei video se vi sono piaciuti e ovviamente ragazzi, se avete qualche richiesta di qualsiasi genere potete scriverla sotto nei commenti ed io sarò felice di poter aiutarvi in qualche video. Oggi farò insieme a voi questo cappello portaposate. Ciò che ci occorre per questo cappello portaposate: colore rosso e della lana bianca. Poi avremo sempre bisogno del nostro magico uncinetto, delle forbici e avremo bisogno anche di un pompon maker per fare il nostro piccolo pompon. Adesso vi lascio al tutorial. Iniziamo dal colore rosso e faremo il nostro anello magico. A questo anello magico aggiungerò una catena e andrò a lavorare al suo interno delle mezze maglie alte e farò come iniziale 3 mezze maglie alte. 1 2 e 3. Una volta fatte le nostre 3 mezze maglie alte, chiuderò il cerchio e farò una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta. Posizionerò il mio marcapunti nell'ultima maglia fatta. Adesso ragazzi, nel secondo giro farò un giro di aumenti in mezza maglia alta, quindi farò un giro di aumenti e alla fine di questo giro avrò 6 mezze maglie alte, quindi una aumento qui, e così via fino ad arrivare al mio marcapunti, quindi farò un totale di 6 mezze maglie alte alla fine di questo giro. Una volta arrivate a 6 mezze maglie alte faremo un altro giro di aumenti e farò un aumento e una mezza maglia alta, quindi non farò tutti gli aumenti ma farò una mezza maglia alta e un aumento, così a fine lavoro avremo 9 mezze maglie alte, quindi ci vediamo alla fine del giro con 9 mezze maglie alte. Eccoci qua, una volta raggiunto tutte le 9 mezze maglie alte, adesso faremo un giro di alternazioni, faremo un giro solo mezze maglie alte, quindi senza aumento, e un giro invece dove faremo degli aumenti. Quindi adesso questo giro faremo un giro solo di 9 mezze maglie alte, quindi ci vediamo a fine giro quando avremo per questo giro solo 9 mezze maglie alte. Eccoci qua, solo avendo fatto un giro su 9 mezze maglie alte, adesso faremo un giro di aumenti e faremo 2 mezze maglie alte e un aumento e avremo a fine giro 12 mezze maglie alte. Quindi ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti con 12 mezze maglie alte. Una volta arrivati a marcapunti con 12 mezze maglie alte, adesso faremo un giro su 12 mezze maglie alte, quindi ci vediamo a fine giro quando avremo fatto il nostro giro solo su 12 mezze maglie alte senza nessun aumento. Una volta arrivati al marcapunti con 12 mezze maglie alte, adesso faremo un aumento e 3 mezze maglie alte, quindi andremo a fare un aumento in mezza maglia alta, 1 aumento e poi 3 mezze maglie alte. Faremo questo procedimento di un aumento e 3 mezze maglie alte per tutto il giro fino ad avere 15 mezze maglie alte alla fine del nostro giro. Una volta ottenute le nostre 15 mezze maglie alte faremo un giro solo su 15 mezze maglie alte, quindi ci vediamo al fine del nostro giro. Adesso procediamo con gli aumenti e faremo 4 mezze maglie alte, 1
3 e 4 e un aumento. Faremo questo schema a tutto il giro fino ad arrivare a marcapunti con 18 mezze maglie alte. Una volta ottenute 18 mezze maglie alte, ragazzi, faremo solo un giro su 18 mezze maglie alte. Ci vediamo alla fine di questo giro. Eccoci qui, una volta fatto il nostro giro su 18 mezze maglie alte, adesso procediamo facendo 5 mezze maglie alte e un aumento, e faremo questo schema di 5 mezze maglie alte ed un aumento per tutto il giro fino ad arrivare al nostro marcapunti con 21 mezze maglie alte. Una volta arrivati a 21 mezze maglie alte faremo un giro solo su 21 mezze maglie alte. Ci vediamo alla fine del nostro giro. Una volta fatte le nostre 21 mezze maglie alte, procediamo sempre con gli aumenti e faremo questa volta 6 maglie basse e un aumento. Faremo 6 maglie basse e un aumento, sempre mezza maglia alta, fino ad arrivare al nostro marcapunti con 24 mezze maglie alte. Una volta arrivati a marcapunti con 24 mezze maglie alte, adesso faremo un giro solo su 24 mezze maglie alte, quindi ci vediamo alla fine del nostro giro. Una volta raggiunte le nostre 24 mezze maglie alte, continuiamo sempre, ragazzi, a fare i nostri aumenti. A questo punto faremo 7 mezze maglie alte e un aumento, e faremo questo schema di 7 mezze maglie alte e un aumento per tutto il giro fino ad arrivare con 27 mezze maglie alte. Quindi ci vediamo una volta raggiunte le nostre 27 mezze maglie alte al nostro marcapunti. Una volta raggiunte 27 mezze maglie alte, ragazzi, farò il prossimo giro solo facendo 27 mezze maglie alte, quindi ci vediamo alla fine del nostro giro quando avremo 27 mezze maglie alte alla fine di esso. Adesso, ragazzi, continueremo ancora a fare i nostri giri di aumenti e faremo 8 mezze maglie alte e un aumento, così da avere alla fine di questo giro 30 mezze maglie alte. Quindi ci vediamo alla fine del nostro marcapunti quando avremo 30 mezze maglie alte. Una volta ottenuti, ragazzi, 30 mezze maglie alte, adesso faremo un giro solo di 30 mezze maglie alte. Ci vediamo alla fine di questo giro. Prima di chiudere il nostro giro con 30 mezze maglie alte, io a questo punto nell'ultima mezza maglia alta farò un cambio colore e metterò a questo punto il bianco, anzi in bianco, scusatemi, lavorerò in maglia alta, quindi farò 9 maglie alte e un aumento, così da avere a fine giro 33 mezze maglia 33 maglie alte. Quindi ci vediamo a fine lavoro con un totale di 33 maglie alte. Una volta fatte 33 maglie alte, adesso faremo l'ultimo giro, ragazzi, dove farò 33 maglie alte in bianco, col colore bianco, scusatemi. Quindi ultimo giro su 33 maglie alte. Ci vediamo a fine lavoro dove avremo 33 maglie alte al nostro marcapunti. Una volta fatto il nostro secondo giro col colore bianco su 33 maglie alte, farò una maglia bassissima nella maglia alta successiva, una catenella aggiuntiva e taglio il lavoro. Nasconderò il filo ovviamente attraverso il lavoro, ed ecco, la parte del cappello è terminata. Adesso insieme a voi con il pompon maker farò il mini pompon. Con il crea pompon io prenderò del bianco e farò dei giri attraverso il nostro cerchio, girare il filo attorno al mio semicerchio. Farò lo stesso da entrambe le parti, ovviamente farò lo stesso numero di giri così da avere un pompon uniforme. Io farò all'incirca 7/8 giri, poi fermerò il filo qua e taglio il filo e farò lo stesso dall'altra parte.
Ci vediamo alla fine quando avremo finito il nostro pompon. Una volta fatti entrambi i lati, io prenderò una forbice un po' più doppia e taglierò i fili così. Una volta tagliato, prenderò un filo tagliato in precedenza, lo inserirò nelle parti dove ho tagliato con le forbici e stringerò il lavoro così da unire le parti insieme. Vedete un po', gli diamo una forma uniforme tagliando i fili. Ecco qua, il nostro pompone è finito. Adesso il mio cappello, la colla a caldo messa in... Aprirò un pezzetto del mio pompon, aggiungerò della colla a caldo e la piazzerò sul nostro cappello. Ragazzi, il nostro cappello è terminato. Adesso vi farò vedere l'effetto con le posate al suo interno ed eccoci qui. Ovviamente potete inserirci anche il vostro coltello ed ecco a voi il nostro cappello portaposate. Ragazzi, se volete, questo portacappello può essere anche personalizzato, quindi potete anche inserirci sopra un nome così che ogni singola persona possa avere il proprio personalizzato. Questo dipende da voi. Se volete sapere come personalizzarlo, basta scriverlo qui sotto nei commenti e vi posso far vedere le opzioni di come personalizzarlo. Possiamo personalizzarlo in vari modi. Come sempre ragazzi, a fine di ogni video vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ragazzi. Un bacio.